Ciao a tutti da Mirko, state cercando un Cinewhoop e non sapete quale scegliere? Seguite il video di oggi perché quello che vi farò vedere potrebbe essere il vostro prossimo acquisto. Come sempre trovate il link in descrizione. Naturalmente stiamo parlando dell'E-Flite Green Hornet, drone che in quest'ultimo periodo si è conquistato una buona schiera di appassionati. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo un kit di eliche di ricambio e un set di accessori vari. Abbiamo anche un manuale di istruzioni molto completo e vari stickers. Per concludere abbiamo il Green Hornet, ma prima di vederlo nel dettaglio diamo uno sguardo più approfondito agli accessori. Le eliche sono delle tripala da 3 pollici con pitch da 40. Ci sono delle viti di scorta molto utili se ne perdiamo qualcuna e un battery strap di riserva. Il battery strap è di buona fattura e non dovrebbe rompersi tanto facilmente. Abbiamo 2 pad in gomma per non far scivolare la batteria, anche questi sembrano molto buoni. Troviamo un'antenna di tipo stabby, se la scuotiamo sentiremo del rumore, ma non preoccupatevi perché non è rotta. Il rumore è dato dal leggero gioco del connettore, una volta sistemata nel drone non farà più nessun suono. Questo accessorio è una prolunga USB per collegarci al flight controller, perché la porta della scheda è difficile da raggiungere. Quando mettete e togliete l'adattatore cercate di sollecitare il meno possibile la porta USB. Evitate di tenere l'adattatore sempre collegato perché se fate un crash rischiate di spezzarlo o di rovinare la porta USB del flight controller. Per finire abbiamo questi tubicini per le antenne. A mio parere sono troppo corti e sarebbe meglio che l'antenna fosse completamente protetta dal tubo. Il mio consiglio è di usarli in via provvisoria e di ordinarne alcuni più lunghi, in descrizione vi lascio qualche link su dove trovarli. Perfetto, ora l'antenna è completamente protetta, non preoccupatevi per la ricezione in quanto la plastica non scherma il segnale. Vediamo ora peso e dimensioni. L'intero asse è di 142 mm. Lo spessore delle parti in carbonio è di 2 mm. Il peso è di circa 263 grammi. Come abbiamo detto all'inizio, il Green Hornet fa parte della categoria dei Cinewhoop. Questa tipologia di droni, come suggerisce il nome, sono pensati per un volo cinematico, ovvero molto tranquillo e senza acrobazie. Non che con questo drone non si possano fare, ma se volete fare del racing o del freestyle sarebbe meglio prenderne un adatto. Infatti il frame particolare composto da carbonio e PLA rende il drone più pesante del solito, conferendogli se vogliamo una maggiore stabilità, richiesta appunto per un volo cinematico. I duct infatti convogliano l'aria fornendogli una maggiore efficienza nei movimenti più lenti. Per completare il frame troviamo questa gomma a piuma che aiuta a tenere i duct fermi e cerca di contenere il peso totale. Per finire abbiamo varie stampe in T+ per proteggere il frame da eventuali crash. Come abbiamo visto prima, nella parte posteriore abbiamo questa stampa 3D che serve per la ricevente e per le antenne. Per quanto riguarda la ricevente, in fase di acquisto possiamo scegliere tra RXSR, XM Plus e Crossfire Nano. Per quanto riguarda le riceventi FrSky non ho mai notato differenze sostanziali tra RXSR e XM Plus e a mio parere si equivalgono. Se invece avete un sistema Crossfire siete obbligati a scegliere la Crossfire Nano. Adesso rimuoviamo la top plate per osservare meglio la componentistica interna. I motori sono degli Xing C1408 da 3600 kV, quindi ideali per batteria a 4 celle. La serie Xing dell'E-Flite si è dimostrata nel tempo essere affidabile e con buone prestazioni e le dimensioni generose del motore dovrebbero compensare il peso maggiore di questo drone. Come notiamo i cavi motore sono protetti da questa plastica rigida che evita che vengano tagliati dalle eliche in caso di crash. Questi sono piccoli accorgimenti che tornano sempre utili. La videocamera è una Caddx EOS V2 che ci offre una discreta qualità dell'immagine, anche questa ho avuto modo di provarla su altri droni e sono rimasto soddisfatto dalla sua qualità. Vediamo ora più da vicino lo stack, che è tutto di marca E-Flite. Come notiamo è dotato di soft mount che aiuta il flight controller a lavorare meglio attenuando le vibrazioni. La VTX è una E-Flite Microforce che dispone delle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band.
Possiamo regolare la potenza scegliendo tra 25, 100, 200 e 300 mW. Questa VTX dispone di telemetria Trump, quindi possiamo fare tutte le regolazioni tramite USD di Betaflight. Il Flight Controller è un F4 Mini che dispone di tutte le feature standard come processore F4, MPU6000 e USD integrato. Abbiamo a disposizione 4 porti UART per collegare tutto quello che ci serve. Gli ESC sono dei 4-in-1 da 35 A, il firmware è BLLS, quindi sono compatibili con D-Shot 600, 300 o 150. I 35 A di cui dispongono sono sufficienti per far andare senza problemi i motori di questo drone, tuttavia alcuni utenti hanno segnalato dei problemi agli ESC. Non avendo avuto modo di testare in maniera approfondita il Green Hornet non posso confermare o smentire questi problemi, appena effettuerò i test di volo saprò dirvi meglio com'è la situazione. In ogni caso è molto importante non sforzare eccessivamente i motori usando batterie troppo pesanti. Vi ricordo che stiamo parlando di un 3 pollici che già di suo ha un frame più pesante della media. Se ci aggiungiamo una GoPro capite bene come diventa impensabile usare batterie che di solito useremo su un 5 pollici. In conclusione posso dire che il Green Hornet si presenta bene, in quanto la componentistica è di buona qualità. Frame, motori, stack, videocamera sono presenti sul mercato da tempo e non hanno mai dato particolari problemi. Quello che mi preoccupa sono gli ESC, visto che alcune persone nei vari gruppi Facebook hanno affermato di averli bruciati. Questo potrebbe essere un aspetto non rassicurante, ma allo stesso modo bisogna dire che tante persone usano il Green Hornet e non hanno mai avuto problemi. Di recente è uscita anche la versione V2 che ha delle piccole migliorie come il frame con uno spessore di 0,5 mm in più e l'intera asse di 145 mm. Il resto della componentistica come schede, videocamere e motori è identica, quindi questa recensione del V1 potete tenerla in considerazione anche per la V2. Questa era la mia recensione dell'E-Flite Green Hornet. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.